La scorsa puntata abbiamo approfondito la storia di quelle spade brandite dagli Etruschi e dai Romani durante i loro scontri con i Galli a partire dal IV secolo a.C. Oggi vorrei dedicarmi all'altra faccia della medaglia, ovvero alla struttura della spada impugnata dai Galli nel medesimo periodo. Quando si parla delle spade dei Celti, complice anche una storiografia classica di difficile interpretazione, la Vulgata ci trasmette tutta una serie di informazioni che sono completamente in conflitto le une con le altre. Le spade celtiche sono delle armi poliedriche, capaci di portare colpi sia di punta che di taglio. Le spade celtiche sono delle armi dalla lama molto lunga, dalla punta arrotondata, con le quali è possibile portare esclusivamente colpi di taglio. Le spade celtiche sono frutto di una lavorazione molto complessa che, durante la forgiatura, prevedeva un processo di ripiegatura della lama in più strati e l'utilizzo di ferri con un tasso di carbonio differente. Insomma, una sorta di acciaio di Damasco. Le spade celtiche erano forgiate in ferraccio battuto. Le spade celtiche erano strutturalmente ottime, molto solide, delle magnifiche spade. Le spade celtiche erano delle armi scadenti che perdevano prestissimo il filo e tendevano a piegarsi e a deformarsi in combattimento. Ora, il nocciolo della questione è che tutte queste affermazioni sono in una qualche misura vere, ma per dargli un senso bisogna circostanziarle nel tempo e nello spazio. La spada celtica Laten B deve il suo nome alla cultura celtica per antonomasia, quella di Laten appunto, che a sua volta deve il suo nome al sito di Laten in Svizzera e alla fase B di suddetta cultura, che comprende il IV secolo a.C. e la prima metà del III secolo a.C. Come potete notare da questa magnifica riproduzione realizzata dal fabbro artigiano Vincenzo Pastorelli, la spada Laten B è un'arma dalle dimensioni non eccessive. La lama misura 60 cm di lunghezza ed ha una sezione romboidale rinforzata da una lieve costuratura centrale che va appunto a strutturare la lama in maniera solida. Si tratta di un'arma poliedrica in grado di portare sia colpi di punta sia colpi di taglio. E questo si nota sia dalla struttura della lama, che è molto ben cuspidata, sia dalla sua ottima bilanciatura. Si tratta di un'arma molto leggera e maneggevole. Stiamo parlando di appena 590 grammi. Oltretutto, pur essendo un'arma leggera, è un'arma molto solida, come fatto notare prima indicando la costuratura centrale, e di buona fattura. Questo perché nel IV secolo a.C. la spada era ancora appannaggio, tra i Celti, dell'aristocratico guerriero e del suo entourage, quindi membri della società che appartenevano a una classe sociale elevata, in grado di spendere capitali per garantirsi un equipaggiamento d'eccezione. Uno degli elementi più caratteristici delle spade celtiche dal IV secolo in poi è il loro fodero. Realizzato interamente in metallo, andava a sospendere la spada sul fianco destro del guerriero, fissata alla cintura tramite questo moschettone detto ponticello. Il fodero era realizzato interamente in metallo per due motivi, uno di ordine sociale, sfoggio della propria ricchezza, e un altro, molto più importante, di ordine pratico, ovvero per salvaguardarlo da tutti quegli stress di ordine meccanico che l'avrebbero colpito durante la corsa del guerriero, che in un combattimento come quello celtico, focalizzato sul dinamismo, era un carattere costante, molto presente.
Se il fodero fosse stato una struttura composita, realizzato in materiali deperibili come legno e cuoio uniti tra loro, il moto ondulatorio e sussultorio che avrebbe interessato il fodero durante la corsa del guerriero avrebbe scaricato tutta la forza sul ponticello, che appunto, se parte di una struttura composita e organica, probabilmente avrebbe finito con lo spaccarsi, lasciando il guerriero durante il combattimento senza fodero, oppure ancor peggio senza tutta la spada se la rottura fosse avvenuta prima dello sguaino. Il fatto di essere interamente in metallo portava però con sé un problema, quello della ruggine, che poteva andare ad intaccare la spada e a intrappolarla all'interno del fodero stesso. Per ovviare a questo problema, i Celti costruiscono i loro foderi così che siano componibili. Come? Partendo dal puntale, il fodero si smonta, qui le due valve, così da poter essere alla bisogna aperto, ingrassato, oliato e poi richiuso, in modo che la spada al suo interno potesse rimanere salda, ma non bloccata da sgradite infiltrazioni di ruggine. In una realtà come quella italica, contraddistinta nel IV secolo da spade che potevano essere usate esclusivamente di taglio, come la copis, o che venivano usate precipuamente di punta, come l'oxifos, la spada Latin B si presenta come un elemento innovativo. E infatti tra la fine del IV e i primi del III secolo a.C. viene acquisita da tutta una serie di popolazioni dell'Italia che entrano a contatto con i Galli, come i Veneti, i Reti, i Liguri, ma anche gli Etruschi, gli Italici e persino i Romani. Abbiamo molteplici esempi di sepolture umbrosabelliche di fine IV, primi III a.C., che mostrano al loro interno spade di tipo Latin B. E addirittura la prima attestazione della parola Roma è su di una spada Latin B, ritrovata a San Vittore, in provincia di Frosinone. Sulla lama della spada appare la scritta Trebios Cai Filius Pomponios me fecet Romai. Trebio Pomponio, figlio di Caio, mi fece a Roma. Quindi spade celtiche a un certo punto cominciano ad essere prodotte anche da artigiani locali italici. Anche se è improbabile che la spada Latin B abbia completamente surclassato l'oxifos nell'equipaggiamento dei legionari romani, sappiamo che addirittura dopo l'introduzione di un'altra spada, quella che diverrà più caratteristica per i romani, ovvero il gladio, si continuò ad utilizzarla in maniera discontinua. Fa riflettere anche che la parola latina per definire la spada, gladius, in realtà è un prestito dal celtico, cladius o cladeimos, mentre la parola latina originaria, ensis, viene velocemente relegata esclusivamente al latino poetico. Quindi la spada celtica Latin B, un'ottima arma, un'arma dei Celti, ma anche un'arma dei Romani.